Anzi, no, scusate. Allora, ci siamo? Vediamo un secondo. La musica si sente tutto? Credo. Ok, perfetto. Beh, musica in questo momento non ce n'è, a quanto pare, però si sente il suono del gioco. Ok, perfetto. Allora, signore e signori, non solo, buonasera, anche di domenica su MP Stream. E quest'oggi vediamo un pochino la demo, non il gioco completo, anche se è uscito proprio questo venerdì, con A-Train, All Aboard Tourism, che è l'ultimo capitolo della serie di Artdink dedicata, come dice anche qua la schermata stessa, al City Management Simulation. Ovvero, si diventa proprietari di una ferrovia, o di una, sì, se non sbaglio, di una ferrovia, e si gestisce per l'appunto il traffico dei treni. È un manageriale. E devo essere sincero, questo, vabbè, ovviamente mai giocato un titolo della serie, però in effetti... Ma buonasera anche a te, Busi, anche grazie per esserti iscritto, perché ho visto poco fa. Comunque sia, è anche una serie che non ho mai toccato, essere sincero. E tra l'altro, manageriali come questo, io... Allora, in realtà io ero solito giocare a Football Manager o Scudetto che dir si voglia, però a parte quell'esperienza lì, manageriale in generale proprio no. Perciò diamo comunque un'occhiata. Allora, andiamo un secondo che devo fare il cambio di sorgente perché sennò qua non mi sento a mio agio. Una cosa, avrete notato che purtroppo questa volta al posto della webcam non c'è il mio faccino. Questo è il mio faccino. Questo perché? Perché purtroppo quest'oggi OBS e la camera hanno deciso di non andare d'accordo. Quindi ho provato in più modi e purtroppo però non sono riuscito a risolvere prima della diretta. Per questo beccatevi Thomas the Tank Engine al posto della mia camera. Sperando che sia un degno sostituto almeno per oggi. Tra l'altro ovviamente è a tema, visto che si parla di treni. Un secondo, scusate. Che per sbaglio ho fatto di nuovo il cambio di sorgente qua, un secondo. Un attimo. Ci siamo, ok, partiamo. Da notare il character design di quello di A-Train Odyssey. Tra l'altro io ho letto anche in giro una battuta molto sagace, ma anche molto interessante, ovvero i Train Odyssey. Le risate. Vabbè, sperando che non lasciate questa live dopo questa, andiamo per l'appunto con il creare la business card, quella del proprietario della compagnia di treni. E quindi diamo il nome, eccetera, eccetera. Quindi vediamo difficoltà facili, anche perché in effetti... Allora, vediamo un secondo, no, non posso fare... Ah, no! Ah, questo è il manuale. Ah, eccolo qua il manuale. Quindi creare una business card, selezionare lo scenario, ok. Quindi dai il nome alla tua compagnia e al suo presidente, crea per l'appunto business card. Sì, 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 sì. Seleziona lo scenario, seleziona difficoltà. Allora, visto che ripeto, io a questa serie non ho mai giocato e che forse in effetti a manageriale in generale poco e niente, direi di andare con facile, almeno per questa volta. Poi inizia lo scenario, va bene. Quindi crea scenario. Ok. Ok, sto vedendo qua. Quindi... scusami Busi, a meno che tu non voglia che io faccia comunque difficoltà normale, perché magari potrei anche farla. Cioè, sperando di non incasinarmi, ecco, quello che non vorrei fare è incasinarmi visto che è la prima volta che ci gioco. Però se vuoi faccio veramente difficoltà... Dai, facciamo difficoltà normale, dai, sfidiamoci un po', dai, dai, dai. Quindi... carica, condividi i tuoi scenari online, sì, quello che hai creato in costruzione, download, vabbè, difficoltà. Va bene, no, facciamo standard, sarebbe quello appunto sì. Ah, quindi... Benvenuto anche a te, Rob76. 75, anzi, scusami. No, 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 è il manuale di istruzioni del gioco stesso. Vabbè, una schermata di aiuto che ti indica le cose base proprio. Quindi standard, quindi la differenza con lo standard è che essenzialmente la soddisfazione degli impiegati, il potere del brand e la confidenza degli shareholder variano durante... Ah, ok, ok, ok. E poi avrei anche... Ah, meglio, in effetti allora è meglio standard perché abbiamo anche accesso a tutte le feature in game. Ok, d'accordo. Quindi, ah, ok. Ah, abbiamo anche qua le altre... Vabbè, vediamo un secondo, va. Dato che ci siamo, visto che serve anche a me. Sì, Business Simulation Game, dove
frutti per l'appunto. Sì, come ho detto prima, è quello di Etrian Odyssey, è lo stesso cara designer. Sì, 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 è quello, è lui, è lui. Quindi utilizzi per l'appunto le rotaie per sviluppare le città. E hai già fatto la battuta, vedo anche tu, i Train Odyssey, quindi non sono l'unico. Nel mondo dei train, come nel mondo reale, le persone si riuniscono attorno alle stazioni. Purtroppo però non è consigliabile in questo periodo, sviluppando gradualmente la città circostante. Presidente della tua compagnia ferroviaria, sei libero di costruire, di costruire stazioni e di creare linee ferroviarie come vuoi. Perché il budget... No, vabbè, poi c'è anche il budget ovviamente. Come presidente, sì, non è soltanto sviluppare. E anche decorare, bisogna... per l'appunto devi anche decorare la tua città, creando delle sussidiarie, promuovendo la tua compagnia per aumentare il suo brand power, ok. Bla 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 bla. Poi ci saranno anche le stazioni turistiche, e per l'appunto già è da qui che abbiamo il turismo del titolo del gioco. Dalle terme idilliache, da distretti di terme idilliaci ad antichi castelli storici. Però che la presenza o meno, sì, il raggiungimento del potenziale completo di questi luoghi dipende anche dipende completamente dalle tue abilità. Ok, se è una destinazione difficile da raggiungere, riceverà pochi visitatori, indipendentemente da quanto struggente, da quanto bella sia. Per l'appunto utilizza la ferrovia, le linee degli autobus e anche i traghetti per realizzare e rendere possibili per l'appunto delle vacanze godibili, ecco qua. E sarà per l'appunto il tuo successo verrà riflesso dal numero di turisti che accorrono nella città. Ok, va bene. Poi sì. Abbiamo anche gli altri personaggi, quindi qui il modello di business in questo gioco, nel quale le compagnie private di ferrovia iniziano lo sviluppo urbano con il loro sistema di ferrovia, è unico del Giappone ed è stato creato da Ichizo Kobayashi, vabbè, il fondatore della Hankyu Anshin Tow Group, che include la ferrovia di Hankyu, la Takarazuka Review, Hankyu Department Store e Toho. Considerato come colui che ha da solo, come come il principale responsabile per lo stabilimento della ferrovia privata, del management, della gestione della ferrovia privata, del modello della gestione della ferrovia privata, come uno che promuove, integra e crea sinergie urbane dello sviluppo urbano e della distribuzione delle industrie della distribuzione. Sì, vabbè, TLDR è un vecchio, che in realtà credo che sia anche morto, cioè 57 è morto. Vabbè, personaggi, quindi abbiamo, eccoli qua, segretaria, Ayaka Matsushima, di anni 23. F per il vecchio, F per Kobayashi, sì. Sì, purtroppo, ripeto, per quest'oggi la camera non andava e quindi andiamo di Thomas the Tank Engine. Nonostante sia giovane, è stata selezionata per diventare la tua segretaria personale quando sei stato nominato presidente. È terminata a crescere insieme a te nella sua nuova posizione, ti darà supporto nel tuo ruolo come presidente della compagnia con la più alta devozione. Lavora con gli altri dipartimenti all'interno della compagnia spesso e considera i suoi compagni impiegati come la sua seconda famiglia. Meticolosa e... meticolosa e comunque sia anche molto attenta, lavorerà sodo per contribuire alla compagnia come tua segretaria. La più non voglio dire anziana, diciamo, la più vecchia, che cavolo, quella più in là con l'età della sua famiglia. Lei comunque cura i suoi 4 fratellini e sorelline. La sua natura, per l'appunto, di persona che ci tiene, le ha fatto guadagnare la reputazione nel suo vicinato come una, onesta, ma diciamolo, molto affidabile. Lei, tra l'altro, è anche una bravissima cuoca. Le sue specialità sono carne e... beef stew, com'è? Carne alla griglia, se non sbaglio, e curry.
E va anche pazza per i dolci e tiene sempre uno stash, sarebbe tipo una ciotola, vabbè, di caramelle sul suo tavolo. Ok. Ah, eccoci qua. Bene, età sconosciuta, 40 anni. Ditemi voi quando possiamo anche solamente vedere i personaggi, se volete vedere anche altro a questo punto. Magari vediamo fino a qua e poi basta. Ecco, per l'appunto, facciamo così. Quindi, Makoto Goshiki, che sarebbe il capo per l'appunto dell'accounting. Sì, si vede che ci tiene al fashion. È il tesoriere della società e quindi è anche responsabile per i suoi conti. Considera il suo dovere di completare per l'appunto il suo lavoro di perfezione e ti darà molte indicazioni per tutte le cose che riguardano i conti per l'appunto. Conosciuto anche il tuo capo delle vendite, Karuizawa, per molto tempo. E spesso si scontra molto velocemente con lui. Questo è quello che ti bonca quando spendi troppo. Sì, 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 sì. Sì, 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 ce lo vedo proprio che se io vado un po' oltre il budget, bonk! Sì, e molto spesso si scontra in maniera molto... si scontra con lui per delle differenze su principi. Anche se normalmente mantiene la sua la calma, può diventare abbastanza isterico quando certe conversazioni diventano abbastanza animate o quando crede che una crisi finanziaria sia vicina. Lui era bisognoso, vabbè. Era in una buona situazione monetaria ancora prima di unirsi alla compagnia, avendo costruito un grosso tesoretto investendo nel mercato, investendo in azioni e comunque in asset. Spendere il suo denaro quando necessario, ma è normalmente frugale, preferendo evitare delle spese inutili. Cuoce per se stesso e si diverte a creare, gli piace creare dei pasti deliziosi con un budget ridotto. Quindi sempre frugale e si diverte anche ad esserlo e a vedere ma cosa riesco a fare di buono con tot senza andare oltre. È specialmente gentile con quelli che considera carini, indipendentemente dal genere. Quindi questo qui con chiunque. Ed odia i bugiardi. Essendo particolarmente non perdonando facilmente, vabbè, per quelli che si fanno comprare e altre cose di questo tipo. Poi il capo delle vendite, Karuizawa, eccolo qua, 45 anni, questo l'età ce l'abbiamo. Anche potrebbe sembrare un po'... un attimo che controllo qua tutto. Anche se potrebbe sembrare in effetti non menefreghista, lui in realtà è un capo delle vendite molto capace, deciso, veloce nell'agire. To charm the whiskers of a walrus. Questa è un'espressione che non conosco in effetti. Vabbè, comunque sia molto bravo anche a parlare, diciamo così, perché non conosco l'espressione precisa. Lui riesce a mantenere la calma, a mantenersi calmo, rilassato e tranquillo anche nel mezzo di una crisi. Lui è volenteroso, vuole aiutare gli altri, cioè chi ne ha bisogno, ed è un grande insegnante anche. Offrire il suo supporto e le parole di conforto, le parole comunque non di conforto, di aiuto, senza alcuna riserva, mentre tu ti adegui al tuo ruolo come presidente della compagnia. Lui si interessa delle opinioni del suo staff sul sito e frequentemente visita anche le sussidiarie della compagnia e gli edifici della stazione per raccogliere informazioni. Lui viaggia all'interno del Giappone per tutto l'anno, sia per piacere ma anche per viaggi di business, il che lo rendono molto ben informato. Lui ha buoni rapporti con i conduttori, con i master della stazione e con altri lavoratori sotto la tua direzione, spesso incontrandoli per delle bevute. Forse l'unico suo difetto è la sua tendenza di creare dei casini come Playboy. Eccola. Gli dispiace essere... No, non gli piace essere legato e ricevere degli ordini irragionevoli. È anche un grande mangiatore di carne. Bene. Abbiamo speso già un quarto d'ora su questo, direi anche di andare avanti con controlli. No, i controlli li vediamo strada facendo. Vabbè, no dai, tanto comunque immagino che il gioco abbia un tutorial in game, quindi andiamo a vedere, creiamo la carta, va?
Quindi, il nome della compagnia. E in realtà io avevo già dato un nome alla compagnia, avevo già iniziato poco poco, però poi anche su consiglio di altri, no, ho pensato di fare una live a riguardo. Quindi, rimanendo in tema col fatto che questo canale è MP Stream, quello degli archivi è MP Rewind e quello di YouTube Main è MPTV. Appunto. Nome del presidente. Allora, manteniamo un minimo di anonimità. Rimaniamo un pochino anonimi, va? Perché non si può dire tutto, eh. Tutto quanto completamente, dai. Ecco, appunto. Design, mi piaceva molto questo. Sì, che c'è anche una P da AMP. Design del logo, poi la A perché sembra che sia da bando. E io qua non aggiungo altro perché guardate la stanga dell'A che sembra che sia veramente da bando. È un miracolo della scienza. Poi colore della compagnia. Oh, abbiamo tutte le opzioni. Saturazione, colore. Aspetta. Vediamo. Facciamo. Dove sta l'arancione? Forse qua. Sì. Più chiaro. Più chiaro. Saturazione. No, saturazione. Ah, ok, va bene questo. Ok. No, non voglio di nuovo il manuale, no. Ho detto no. Ok. Come devo fare qua per andare avanti? No. Allora. Così? Sì. Quindi, eccoci qua, presidente. Perfetto. Quindi adesso andiamo, seleziono lo scenario e vabbè, in effetti non si può selezionare, quindi iniziamo la partita. Perché la demo, in effetti, cosa fa? Ti fa giocare il primo anno del primo scenario, da quello che ho letto. Quindi andiamo, vabbè, crea i dati perché comunque sia sono anche trasferibili sul gioco completo. Abbiamo impiegato un po' di tempo per vedere delle cose, vabbè, forse anche inutili. Eccoci qua. Si torna indietro, nel lontano 1 aprile 1992. Beh? No, aspettate un secondo, il gioco quindi si svolge nel passato? E perché il 1 aprile esattamente? Inizio dell'anno fiscale o cosa? O è quando è iniziata la serie? Chieda a quelli che sono più esperti qua. Ok. Allora, no, un secondo, sta faccia no. Comunque sì, è nel passato. Oh. Ah, quindi la serie è iniziata nel 92. Vabbè, anno fiscale, sì, appunto, no, appunto, già iniziamo male, ok. Sapete che c'è? Prova a doppiare quanto. No. Da notare anche una bella texture in alto a sinistra, proprio bella definita. Mua. Scusami, tu saresti Marco? È fantastico incontrarti. Congratulazioni per la tua promozione come presidente della compagnia. Il mio nome è Ayaka Masushima. Sarò la tua segretaria personale. Non vedo l'ora di lavorare con te. Devo confessarlo, ero un pochino sorpresa di vederti qui così presto. Tu mi stai già facendo una buona impressione come presidente della compagnia. Cercherò e sicuramente arriverò prima di te la prossima volta. Beh, ho interpretato un pochino. Oh, a proposito, questa è la tua prima volta in questa città, vero? È un posto adorabile. La parte meridionale della città è anche costeggiata dal mare. Ti ho già programmato effettivamente di visionare la città oggi. Lascia che io inizi mostrandoti per l'appunto la nostra ferrovia. Eccola qui. Eccoci qua.
Questa è la ferrovia che gestita dalla tua compagnia. Connette la stazione di Enomori con la città vicina. Ed è usata da un gran numero di persone, da un gran numero di passeggeri. Vediamo. Adesso invece ti mostro anche un altro luogo prominente di questa città. Che è lontano anche. Ah, ecco qui. Ah, bisogna fare il collegamento qua per quello che abbiamo letto prima. Questo è il castello ricostruito della nostra città, Nagashiojo. È un po' un'attrazione turistica ed è molto amata dalla gente. Ti piacciono i castelli? Sembra che le persone dall'esterno, dal fuori della regione siano interessate nel visitare questo castello anche. È anche un'importante struttura per la nostra compagnia, visto che stiamo pianificando di estendere la ferrovia qui in modo da creare una strada turistica. Ma ti spiegherò questo piano in più dettaglio più tardi. Per adesso, perché non diamo un'occhiata intorno alla città? Questi sono i controlli del controller. Beh, che cioè per il controller, scusate, avevo capito male. Questi sono i controlli per il controller. Questo è come muovi la camera. Questo è come invece cambi la direzione della camera. Sì, elevazione e direzione. Ah, con i dorsali qua. Vabbè. Ah, sì. E questo è come anche puoi zoomare puoi zoomare o espandere. Ok, va bene. Sì, controlli touch. Controllo un secondo. No, la console nel dock, quindi dubito. Questi sono i controlli touch. Questo è come muovi la camera. Vabbè, no, andiamo anche avanti perché in effetti. Per favore, sentiti libero di selezionare qualsiasi località che attiri la tua attenzione durante l'ispezione. Potrei vedere di più, potrei vedere sempre delle informazioni più dettagliate. Ok, va bene. Ora che hai avuto comunque una infarinatura sui controlli, dovrai osservare la città. Possiamo iniziare con l'ispezione? Ah, ecco, quando hai finito di ispezionare la città, seleziona l'icona della chiamata. Ok, quindi, sì. Wallah, 60 frame. In realtà ho letto anche che ha dei problemi di frame rate il gioco. Però immagino quando hai costruito tante cose, quindi vabbè, andiamo qua. No. Zoom in. Non si può. No, si può fare. Zoom. Ed ecco qua gli alberi che spuntano. Sì, sì, cioè si può girare, si può andare in zoom, con gli alberi che appaiono e scompaiono. Guarda qua come appaiono. Allora, quindi... Ok, ecco per l'appunto. Quindi abbiamo... casa. Qui per l'appunto. Ah, abbiamo anche l'indirizzo. Deteriorazione nessuna. Ah, ok. Valore stimato 32.980.000 yen, credo. Bassa domanda di passeggeri qua. Classificazione industriale e residenziale. Intanto in chat ci sono battute su Pokémon, come se piovessero. 2 ma fanno male. Non li abbiamo. Fila 2 di case. Guarda, vorrei capire in effetti. Cioè in realtà forse sì, bisogna convincerli poi, perché vedo... No, vabbè, qua domanda di passeggeri, no. Quindi vabbè, zoom out. Vediamo qua. Nessuna deteriorazione. E sono tutte case fatte bene, cioè... Non ci sono delle case deteriorate, vabbè. Poi invece abbiamo qua un complessino. Che vale meno della casa là. Questo vale 30 milioni. Questo invece varrà di meno. No, 31. I valori come cacchio li date? Questo poi... Ah, c'è anche la serra qua. Ah, e vale poco però rispetto agli altri. La serra... Ah, perché la serra è separata. Ah, ok. Ok. No. Poi... Vabbè, andiamo a vedere un pochino. Ecco, vediamo qua la stazione di Enomori, va? Quindi
bene. Aspetta. Poi abbiamo qua l'ospedale generale. Ok, pubblico, giustamente, giustamente. Poi residenziale, va bene. Casa 9. Che bello che le case hanno i numeri, eh. Casa 4. Fila di case. Casa 12. Poi. La stazione. Ho visto una macchina. Allora, vediamo. La stazione dove è in effetti? Ah, eccola qui. La stazione di Anomori. Eccoci qua. Abbiamo un truck qua. Che è essenzialmente entrato nel palazzo. Ma no, cioè, questo sarebbe appartamento. Ma è entrato così senza. Proprio è scomparso. Ok. Vediamo. Poi negozio di abbigliamento. Ovviamente classificazione commerciale. Poi questo è. Ah, sì, department store. Commerciale anche questo. Qui altri palazzi o appartamenti. Questo invece. Appartamenti anche. Allora ci sono. Allora, da quello che posso vedere, proprio di base, abbiamo la stazione. Qua abbiamo per l'appunto appartamenti. Abbiamo negozio di abbigliamento, negozio generale. Poi abbiamo molte case. E poi tantissimi campi. E beh, in effetti bisogna mettersi d'accordo anche per dove costruire. Giustamente ci sono tanti campi appositamente. E poi, no, case sparse. Allora, possiamo zoomare molto più in là. Oh. Intanto godiamoci anche la musichetta. Quindi... Sì. Sì, che ci sono tante case sparse. Tra l'altro, questo conferma che la Terra è piatta. Perché chiaramente... Sì, ma a parte quello, la Terra è chiaramente piatta. Perché, come potete osservare, qui ci sono dei bordi e dopo quei bordi c'è il nulla. Quindi hanno ragione i terapiattisti. Questo mi fa sospettare anche che effettivamente se ci vacciniamo, poi Bill Gates ci può controllare con la 5G. Cosa stracavolo sto dicendo? Questo è... Ma perché l'università al bordo? Perché è estremo, ma... Cazzarolo, l'università è lontanissima. Ecco una cosa da correggere quando facciamo tutti i lavori. Bisogna collegare l'università nel modo più rapido possibile. Cioè, è lontana. È al bordo estremo finale. Ma dov'è il mare? Scusami, segretaria. Segretaria, il mare dov'è? Hai detto che era costeggiato dal mare. Oh cacchio è? Comunque sì, università qua, bisogna fare qualcosa. Sì, vabbè, in realtà ci sono... È veramente fatta così qua all'inizio perché vedo che ci sono. C'è il nocciolo centrale con la stazione. Poi altre cose sparse e tante case sparse ovunque. Però poi università qui dal lato. Vediamo un pochino che c'è di qua allora. Vabbè, tantissime serre anche. Casa. Ah, ecco il mare! Ecco il mare! C'è che riflessi! Guardate qua! Vabbè, dai. No, non pensavo in effetti comunque. Vedo... Ah, no, aspetta. Perché queste ombre sono così? Scusate. Aspetta, anzi, no, avviciniamo. Vabbè, dai. Ray tracing, certo. Il faro! Poi, questo cos'è? Sarà... fabbrica di materiali, la prima... ufficio amministrativo, va bene. Sì, ma perché diceva non c'era il mare, non vedevo. Vabbè. Scemo io che ho parlato prima. Dai. Poi qua... Ufficio governativo, attenzione. Tra l'altro qua noto che... attenzione, aspetta, no, questo a parte gli scherzi. Da notare che qua abbiamo... Che questa zona qui... questa è la zona dove sta effettivamente il resto della città e anche la stazione? Mi sa di sì. Vediamo. No, questo che cos'è? Ah no, è quello di prima. Dicevo... Perché c'è una zona... È un rialzo questo. Perché andando a vedere di qua... Occhio che si sta caricando. È una zona rialzata. Devo pensare anche... Bisogna vedere anche questo poi per quando si pianifica. Questo è il grande plateau di Breath of the Wild, chiaramente. Poi qua... Scuola. Ma tutte le scuole comunque dove cacchio stanno? Allora, vabbè, tutti gli uffici dell'istruzione. L'università è in culo là all'angolo. Poi abbiamo la scuola che ha vicino ad un bordo, lontano da... No, in realtà ci sono delle abitazioni. Ci
sono abitazioni anche qua almeno. La scuola però poi dall'altra parte al crepaccio. Il rialzo. Poi abbiamo qua. Aspetta, questi appartamenti. Appartamenti sì. Abbiamo una macchina che passa. Macchina non posso prendere l'auto? Ovviamente no. Poi molto di più qua. Come rialzo. Ok. Ah, abbastanza. Allora, aspetta un attimo. Ah, no. Quindi ok, abbiamo altre case qua. E intanto si sta facendo sera, noto. Poi abbiamo... Ah, aspetta, questo che cos'è? Ah, magazzino. Per materiale. Oh. Tra l'altro, piatto. No, vabbè, lo rappresenta così. Quindi abbiamo case. Poi campi. Questo campo. E vabbè, sì, immagino, visto che ci sono anche loro dei campi, immagino che dovremmo sfruttare il budget anche per quello, cioè per comprare i pezzi di terra, cioè per poter costruire. Poi bisognerà anche mercanteggiare allora con i proprietari di case sulle quali vogliamo invece fare. Siamo tornati al faro? No, un altro faro. Questo invece sembra... Ah, ufficio un altro? Quindi siamo tutta l'acqua di questo mondo. È vero che costeggia il mare. Ah, un'altra stazione di Tomoto. Allora, qui ci sono varie case. Ci sono case intorno. Questo che cos'è? Ah, altra fabbrica. Quindi poi... sì, la stazione di Enomori. Vabbè, abbiamo fatto il giro, ragazzi. Abbiamo fatto il giro. Possiamo anche chiamare la segretaria. Aspetta, questo perché c'è la freccia? Vabbè, strada. Grazie a segretaria? Allora, istruzioni in culo... volevo dire... Vabbè. Un bel posto in cui vivere. Sì, ok. Sì. Beh, sì, esattamente. Già. Qual è quindi questo argomento di grande importanza? Scusa, segretaria. Purtroppo non mi sto ricordando il nome più, altrimenti le chiamerei con quello. Ah, soldi, dammeli che voglio subito fare... vabbè, fino all'università sarà un po' un casino. Vabbè, quindi 2 condizioni, cioè... La prima condizione è che dobbiamo lanciare l'autostrada sono tuoi concorrenti. La prima condizione è che effettivamente dobbiamo creare una strada turistica ferroviaria e fare in modo che almeno 200.000 persone visitino questa città. È la Madonna! Che almeno 200.000 turisti? È la Madonna! Ambizioni di poco livello. È la Madonna! La seconda è che aumentiamo la popolazione della zona, della città. Ci siamo messi d'accordo di aumentare la popolazione di almeno 20.000 persone. Cioè, quindi voi state... quindi avete pianificato un retention rate del 20% di turisti. Del 10% di turisti. Cioè, 200.000 turisti, 20.000 si mettono qua e non si muovono più. Sì, però, veramente... cara designer di Etrian Odyssey, le facce. Se non puoi soddisfare questi requisiti, sarai rimosso dall'incarico di presidente della compagnia. Lo so che questo è un annuncio abbastanza importante, ma non devi preoccuparti troppo. Il nostro capo delle vendite, il capo dei conti e il capo dei conti sono molto bravi nel loro lavoro e lavoreranno sodo per supportarti. Mi assicurerò di farteli conoscere più tardi. Per ora però dovremmo cominciare a lavorare. Dovremmo metterci al lavoro. Perché iniziamo con le operazioni dei treni? Questi sono i nostri fondi. Quindi abbiamo 26 miliardi. Minchia! Allora, quindi ne abbiamo comunque di fondi 26 miliardi. Vabbè. Quindi c'erano vari pensamenti. Però... Allora, un secondo. Perché sto già ragionando in termini di acquisto di appezzamenti, eccetera, eccetera. Perché dobbiamo considerare non tanto l'acquisto, non solo l'acquisto, quanto i lavori che ci avranno. Vabbè, andiamo avanti, va. Abbiamo un nuovo treno pronto per iniziare operazioni. Quindi iniziamo con quello. E il menu dei treni è ora disponibile. Premi il pulsante B sul menu per aprire il menu e seleziona i treni e l'opzione dei treni. Allora, Bussi, tu stai andando a citare previsioni e aspettative di risultati finanziari Nintendo di tempo fa. Cioè, purtroppo nei tempi di Iwata, però
con 3DS e Wii U già lanciati. Anzi, più 3DS e poi Wii U. Purtroppo. Vabbè, andiamo avanti. Premiamo B. Sì. Ah, ok. Treni. Prima che iniziamo con l'operazione dei treni, però, lascia che ti introduca il nostro conduttore, il signor Ise. Perché non continui tu la spiegazione, signor Ise? Ale, eccoci qua. Piacere di incontrarti. Io sono il conducente di questa stazione, Go Ise. Scusate. Ora, ovviamente il gioco è originariamente in giapponese. E ovviamente Go vuol dire anche 6. Ich, ni, san... No, 5. Ich, ni, san, shi, go. 5. Ok. Però non mi volete dire che hanno messo Go come nome anche per indicare il via in inglese, il via dei treni, no? Go Ise. Scusate. Oggi è il primo grande giorno del nostro nuovo treno. È il giorno in cui tutti i nostri sforzi che abbiamo messo per servirlo, tutti i nostri sforzi che abbiamo messo per servirlo e per creare la linea ferroviaria sulla quale correrà diventeranno realtà. Abbiamo lavorato sodo per assicurare la sicurezza e la sicurezza dei nostri passeggeri, sapendo che il rischio di un incidente è sempre presente nella nostra linea nel nostro lavoro, ma signorise, non crede che dovrebbe tornare effettivamente a parlare dell'argomento vero e proprio? Oh sì, certo, scusatemi. La mia bocca a volte inizia ad andare come un treno a vapore quando mi eccito. Sì, certo, uguale su Trenitalia. Chiedo scusa per il ritardo. Ritardo? Vabbè, sì, parla adesso anche come se fosse proprio conduttore che parla che dice del ritardo anche dei treni, giustamente. Quindi su tutto, anche della bocca o delle spiegazioni. Senza perdere altro tempo, lascia che ti spieghi tutto. Che ti spieghi l'operazione dei treni. Puoi acquistare nuovi treni da qui, ma abbiamo già un nuovo treno pronto per essere avviato. Seleziona un treno che non è stato ancora posizionato e il bottone Place apparirà. Per favore, selezionalo per me adesso. Inoltre, poi dovremo disegnare un posto sulla linea dei treni per il treno per essere da posizionare. Una volta che hai fatto la tua selezione e il treno è stato piazzato, la sua direzione verrà mostrata. Seleziona in che direzione dovrebbe procedere con il bottone del cambio della direzione. Infine, controlla per l'appunto controlla tutte le spese e seleziona il bottone conferma per iniziare le operazioni. Ecco, infatti, perché abbiamo qua vendite attuali del treno, spese, guadagni. Ok. Qui matematica base. Poi abbiamo anche... Cazzarola, quanto è dettagliato. Abbiamo anche i guadagni dell'anno fiscale precedente, passeggeri, numero di veicoli in operazione 1, vabbè in questo caso. Ed è tutto qui. Ecco come si posizionano i treni. Comunque sia, sai per caso come disporre delle nuove linee? No, non lo so. Perché non posizioniamo la linea che connette la stazione di Nomori con la stazione di Sente Nomori? Di S Nomori. Aggiungere un nuovo mezzo di trasporto alla regione dovrebbe aiutare anche a stimolare lo sviluppo della città. Ma prima di tutto, per favore, piazza il treno. Piazza il treno e inizierà le sue operazioni. È eccitante, non è vero? Fammi sapere anche quando hai finito nel controllare le operazioni del treno. Premendo il pulsante Y o selezionando anche l'icona della chiamata. Quindi, questo qui? Sì, questo qua, sì, questo qui. No. Place around here. Ok. Lo mettiamo sui campi. Allora, aspetta un attimo, voglio vedere un secondo. Sì, al contrario dovrebbe essere. Sì, cioè qua. Sì. La direzione. La direzione non mi indica la direzione. Vediamo.
Allora, quindi questo mi costa 1.000.000 di yen. Tondo, tondo. Ok. Quindi ovviamente 1.000.000 non abbiamo vendite, quindi guadagni sono meno 1.000.000, cioè è normale. Ok, no, sto vedendo gli effetti qua, vabbè. Ok. Ok. E arriva alla stazione. Andiamo treno. Ma ha preso dei passeggeri per caso? Aspetta, no, sta andando. Ok, va bene, ok. Fa avanti e indietro, ok. Ah, passeggeri 345. No, scusami. Abbiamo degli abusivi? Vuoi vedere un secondo, va? Ok, 258. Avevamo più passeggeri di quanti potessero entrare. Ma... Aspetta, no, scusa. No, dove cacchio sei? No, fermati! Fermati! Ma perché non c'è la... Sì, la gente pressata, sì. Ma che cavolo, che non c'è la ferrovia di là, è giusto? Vabbè, allora, quindi automobile... No. Stazioni... sì, abbiamo queste, vabbè. Andiamo però nel frattempo... Va. Aia, Karuizawa, eccolo qua. Piacere di incontrarti. No, aspetta, no, lasciamo... piacere di incontrarti. Posso capire perché Matsushima qui... Aspetta, no? Ah, ora ho capito. Ho capito adesso cosa intendesse Matsushima quando parlava di avere un'aura importante. Signor Karuizawa! E basta con questa faccia! Ops. Forse non dovevo dirlo. Vabbè, lasciamo da parte le formalità. Lasciamo le formalità da parte comunque. Io sono Junji Karuizawa, capo delle vendite. Puoi contare su di me per lavorare sodo con te per il tuo braccio destro. A proposito, hai fatto un giro su uno dei nostri nuovi treni? Non c'è niente. Non c'è niente di simile a vedere la città passarti davanti ai propri occhi, davanti alla finestra, mentre tu vai su una nuova linea, su un nuovo treno. Infatti, mentre ero a bordo di uno dei nostri treni, ho iniziato a pensare alla nostra strategia per il prossimo futuro. La ferrovia che stiamo pianificando da utilizzare come strada turistica sta procedendo bene, quindi dubito che avremo problemi là. Comunque, perché non provi a salire su uno dei treni, su uno dei nostri nuovi treni per ispezionare la città? È una grande idea! Vabbè, dopo questo poi basta col doppiaggio, perché sennò non andiamo avanti. Il doppiaggio, tra l'altro, un po' di me, perché lo sto facendo sul momento, poi traducendo qua, in effetti. Sì, infatti, è come vendere dei frigoriferi agli eschimesi, uguale! Questa è una grande idea! Infatti non vedevo... Aspetta. Anch'io avevo tanta voglia di girare su uno dei nostri nuovi treni. Sembra che Matsushima abbia voglia. Perché non andate assieme voi due? Tra l'altro è anche Cupido. Non soltanto è venditore nato, ma è anche Cupido. Perché infatti guardalo qua. Ho delle cose da preparare, quindi non credo di potermi unire a voi. Quindi se ne va, giustamente li lascia da soli. Ho vari piani ai quali sto lavorando in questo momento. Ve li farò sapere non appena possibile. Allora, lascia che ti spieghi io le procedure per salire a bordo. Iniziamo dal muovendoci verso il luogo del treno. Ah, ok. Quindi allora, War, è ancora di più di come dicevi tu, perché qui abbiamo proprio che si può cambiare da isometrica a libera. Ok. La camera libera ti permette di guardare anche alla distanza e di poter godere di una vista senza ostacoli della città. Questi sono i controlli della camera libera. Allora, se stai usando un controller, questi sono i tuoi controlli. Ok, quindi sì.
questo è come muovi la camera. Questo è come anche cambi la direzione. Poi i dorsali sempre per... Ah, l'altezza quindi, no, vabbè sì, zoom in e zoom out, sì, va bene. Vabbè, touch no. Poi ovviamente anche per fare il tracking dei treni, per tenere sempre, per controllare i treni. Vabbè, per salire a bordo basta che tu prema. Sì. Ok, va bene. Allora, che ne dici se saliamo a bordo e iniziamo l'ispezione? Allora, quindi... Aspetta, giusto? Ah, giusto, premere. Aspetta, fermo. Aspetta, no? Ah, con L, scemo io. Allora. Oh, madò. Oh, calma, calma. Il cielo! Non pensavo che andasse così. Quindi... Ma perché siamo così? Ah, ecco, giusto, giusto. In basso. Proprio la sotera. Salve. Salve a voi, texture, che siete poco caricate. Vabbè, in effetti... sono fatti in modo tale da essere visti da lontano, non da vicino. Però mi dà comunque il gioco l'opzione di vedere da vicino, quindi... Salve a voi. Allora, per quanto riguarda i treni... C'era una persona... Abbiamo anche delle persone che camminano. Ma salve a te, modello da Nintendo 64. Ma salve. Allora, treno. Mi faccio prendere! Sono il tuo capo qua, eh. Ok, andiamo qui alla stazione. Ok. Tra l'altro abbiamo... Ah no, questo è quello che avevo... Che ho messo, sì. Mi sa che è quello che ho messo. Già ne sta iniziando a guadagnare. Ottimo. Tech ho messo una 3060 in vetrina. Ma va a cagare. Non farmi soffrire. Ok, sì, 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 completamente diverso, sì, esatto. Sì, il menu con la mano sinistra per guardare al di fuori del treno. Sì. Ok. Sì. Ah, sì, giustamente, sì. Aspetta, abbiamo la gente che va, che sale. Ok, abbiamo... Ah, giusto, tra l'altro... Giusto. Un secondo qua, perché sto vedendo anche le varie opzioni. Abbiamo quindi... infatti ho notato... Allora, se è lo stesso treno di prima, ho notato la capacità del 120%, Ho notato... No, ah no, questo è un altro. Perché capacità passeggeri 96. Ah, ok. No. Aspetta un secondo, quindi. Passeggeri... Che vuol dire quindi 96 qua? Allora, l'adorevolezza è media. Ah, no, questo è un altro comunque. Un anno di attività. Quindi no, non c'entra con quello che abbiamo messo prima. È un altro. Quindi poi... No. Allora, aspetta. Ah, ecco qua. Ok, sto vedendo anche le altre. Azione. No, aspetta un attimo. Camera. No. Perché sei bloccato? No. Vabbè. Mentre cammini per la città, non ti trovi mai e così assorbito che è buio prima che tu te ne renda conto. Vabbè, sì. Basta doppiaggio comunque, ripeto. Ah, abbiamo... Ah, Master Controller. Ok. Ok, quindi questo serve a... Ok. Ah, per la velocità. Ok. Sì. Lo userei per aggiustare i progressi del... Ah! Ok, sì. Oh! Posso controllare il tempo. Lo rallentiamo per fare uno Zawarudo.
Sì. Ok, d'accordo, sì. Ah, ok, rapido. Quindi vuoi vedere veramente la gente morire. Va bene, segretaria, va bene, va bene. Ok. Selezionare per l'appunto sì l'icona della campanella. Sì. Ok. Quindi. Ok, vai. E adesso vediamo il mondo che che va veloce, rapido. Saremo tra l'altro già il 2 aprile. Madonna, la gente che va. Ma perché non posso... Aspetta, voglio... Ok. Ah, finalmente ci risono. Tu guardali, è bellissimo. Tutto che va... Guarda, guarda, guarda. Yep. Zoom. Un attimo che lo vedo meglio da qui, Zoom. Zoom. Zoom in. Zoom. Vabbè, basta. Andiamo... Aspetta, no? Giusto. Facciamo un po' normali, va. Siamo arrivati alle 00 del pomeriggio. Cosa vuol dire esattamente 00 del pomeriggio? Scusami. Perdonami. Cioè... 00 del pomeriggio. Vabbè, andiamo. Oddio, aspetta. Duardo! Non ce l'ho fatta. Andiamo normali. Madonna santa. Allora, voglio... Oh. Ah, eccomi qua, perfetto. Train. Ok, a posto. Madonna, oi. Sto cercando di capire un attimo. Ok. Sto cercando di capire un pochino qua i controlli. Un po' di più. Allora, poi... un pochino di più, sì. Ok. Non c'è un treno. Ah, sta arrivando un treno, sì. Andiamo per di qua. Perché voglio capire meglio la questione del salire. Ok, qua vediamo. Ah, da qui posso fare direttamente così, allora, scusami, Direttamente così è facile. Non l'avevo capito, in effetti. Allora, poi... Finestra. Sì. Perfetto. Ok. Sì. Che bello. No, no, non sto scherzando. È bello vedere il treno. È veramente bello vedere tutto che ti scorre così, come se fossi proprio sul treno. Questa è l'altra stazione. Poi... esterno. Azione, invece... Che non puoi controllare tu, ma fa lui. Ok. Poi abbiamo... Ok. Stazione. Ok, perfetto. Possiamo chiamare la segretaria, va? Intanto Golf Go. E deve essere di proprietà del conducente questo qui. Poi andiamo a vedere. Anzi, prima vediamo un secondo qua. Vabbè, altra. No. Vediamo qua i campi che si caricano mentre arriviamo. Vabbè. Sì. Sì, mi ricordo. 200.000 visitatori e 20.000 persone che si stabiliscono in città. Beh. Sì. Oh, cacchio.
occhio. Faccia seria per un secondo della solitaria, attenzione. Ah, ok. I report. Bene, abbiamo iniziato malissimo, tra l'altro. Quindi, sì. No. Sì. Quindi, eccoci qua. Ah no, la popolazione deve essere di 20. Io pensavo che intendesse di portare 20.000 persone in più. No, invece la questione per quanto riguarda tutta la popolazione, quindi ne bastano 12.000. In effetti. Sì. Tra l'altro, qual è il limite? Ah, l'anno. Ok. Sì. Ok. Eh sì, ha ragione. Capire bene come fare non soltanto per arrivare al traguardo, ma anche per non andare sotto, per mantenere quel traguardo, per mantenere quelli standard, giustamente. Ok. Sommario della nostra compagnia, va bene. Ah, la timeline anche più tardi. Sì, d'accordo. Poi abbiamo anche... Ah, il log! Buono, buono il log, perché così, perché magari non mi ricordo uno non si ricorda delle cose, però c'è il log, quindi a posto. Oh, ma salve! Eccoti qua! Salve, signor Goshiki. Mhm. Oddio, tante cose buone. Io ho soltanto fatto un giro a fatica. Ho fatto soltanto un giro a fatica, però, su un treno. Ok. E adesso sono curioso. Hm. Ah, ok. Ok, va bene, quindi andiamo a vedere per l'appunto abbiamo... sì, immaginavo. Entro il 1° aprile 95, quindi un anno esatto, per poter portare 200.000 o più persone turisti e la popolazione di 20.000 se non oltre. Quindi turisti 38. Dobbiamo darci molto da fare, vabbè, grazie. La popolazione invece, io ripeto, avevo capito che intendesse portarne 20.000 in più rispetto a quelli che stavano già, e invece no, sono 20.000 in totale oltre, quindi ok. Tecnicamente siamo già a metà della condizione, o qua, vicini alla metà, tecnicamente, però. Sì, ok. Quando è stata creata, ok. Abbiamo anche... Oh, le azioni! 60 milioni di azioni. Mm? No, scusami. I turisti sono il numero di impiegati nostri. Cioè, nel numero dei turisti, che deve essere di 200.000 se non oltre, con costanza include i 38 impiegati della compagnia. 3 stazioni, 2 veicoli. Ferrovia che va per 6 km,6. Ok. Poi abbiamo anche il conversation log. No, scusami. Ah, la timeline, vabbè, ancora non c'è. Vabbè, giustamente. Poi conversation log. Vabbè, non c'è un conversation log per adesso, vabbè. Ok. Sì. Direi di chiamarlo un'altra volta. Ok. Ah, perfetto. Ah, salvare. In effetti mi sembrava strano. Ok. No, scusate. Sì. Ok, qua salvi, anche aggiusti suono e settaggi grafici. Allora, per quelli c'è da aggiustare tanto. Scherzo a parte. Mi salva il gioco. Creare anche un nuovo save file. Ok, caricare. E poi se hai anche salvataggio mensile attivato, il tuo gioco si autosalverà all'inizio di ciascun mese in game. Ok. Ok. Va bene. Salviamo.
Ok. Poi grafica. Va bene. No, vabbè, lasciamo le cose come stanno, va. Ok, via. No, giusto. Via. Ah, la nostra nuova linea ferroviaria, ok. Quella col nuovo treno. Sì. Beh, te credo. Cioè, non c'è altra ferrovia dall'altra parte. Esatto. Sì, tra l'altro da notare che la stazione è costruita con il resto della rotaia che non c'è. Beh, ho notato. Sì. Ah, abbiamo adesso anche l'opzione per fare le linee ferroviarie, perfetto. Ok. Mi confondo sempre qua. Sì. Ok, e adesso abbiamo per l'appunto i costi. Ok, va bene. Una volta che hai selezionato il tuo punto di inizio, sarà segnato sulla lista. Sarà segnato in questo modo. Poi seleziona anche il punto finale per la linea ferroviaria. Una volta che hai selezionato il tuo punto finale, sarà anche marchiato con questo simbolo. E ti darà anche un'anteprima della linea ferroviaria che verrà indicata, che verrà mostrata come un'ombra. Se selezioni una nuova località, puoi continuare anche ad estendere la linea avanti. Bene. Infine, controlla le spese di costruzione e seleziona conferma dal menu. Puoi anche selezionare il tasto undo per rifare il tuo lavoro. Fai attenzione però perché ovviamente perché qua, eccola qua per l'appunto. Se tu costruisci dove stanno delle case, ovviamente bisogna anche considerare il costo di abbattimento delle case, di spostamento delle persone. Sì. E infatti perché bisogna capire perché può essere conveniente molto spesso perché in alcuni casi si può fare che si può anche deviare, però mi sa che in altri qua è più conveniente, come dice anche qua il gioco, è più conveniente non tanto deviare quanto proprio abbattere. Cioè proprio conviene di più. Costa meno. Vabbè, qua è facile, non ci sono, è tutta campagna, è una zona senza niente quella per collegare una stazione all'altra, quindi punto di inizio. Esatto. Punto di fine. Punto di visione. Incline. Non lo voglio vedere adesso. Quindi abbiamo anche che viene 270 inchia. 270 milioni di yen. Ok. La mettiamo. Ah no. già messo. Ok. Eccola qui. Quindi la camera è già stata... No. La mettiamo qui. Ok. Voglio vedere i treni che vanno però. Avanti. Intanto scendiamo anche. Treni? Non ci sono treni? Ecco che arriva un treno. Ma voglio vedere che va da quella parte. Avanti treno. Vai dall'altra parte, su. Su. Ah, giusto, voglio anche selezionare. No, non qua. Vediamo, sta andando, sì. Vabbè, torniamo alla camera. Così. Ah, che posso anche vederlo così, giustamente. Questo quindi... No. Questo è ancora quello... Ah, è quello che abbiamo appena messo. Giusto, è questo qua. Quindi ha guadagnato finora soltanto 110.000 yen. Le spese sono anche aumentate dopo averlo posizionato 1.250.000.
Quindi abbiamo iniziato da pochissimo a recuperare, però sarà ancora dura. Vabbè, ne ho di soldi, però dovrebbe iniziare anche... Vediamo quando è che inizierà a... sono aumentati ancora i costi. Siamo arrivati a 1.260.000. Ok. Cioè, ok, oh cacchio, vabbè. Quindi possiamo anche chiamare la segretaria, va? Vai, vieni, vieni, vieni. Oh, dimmi Goshiki, giusto? Per i conti. Sì. Ah, questo di tutta la ferrovia. Ok, perfetto. Quindi noto che abbiamo un margine lordo di 10.000 yen. E niente, eh? Ma è colpa della nuova ferrovia, scusami. Quindi perché abbiamo appunto vendite nette. Il costo dei beni venduti, margine lordo 10.000 yen. Sì, il totale, l'ammontare totale di vendite di vendite dei nostri treni, stazioni e altre fonti, vabbè. Per l'appunto i biglietti pagati dai dai passeggeri. Poi i costi, tutte le spese per i nostri treni, stazioni e altre proprietà. Connessione di anche per l'appunto dei salari, del pagamento dei salari degli impiegati, che gli impiegati devono essere pagati. Non sono robot che lavorano per niente. So che sembra un qualcosa di un concetto banale. E poi abbiamo il margine lordo, che è per l'appunto guadagni dalle vendite nette meno il costo dei beni venduti. O anche, vabbè, la perdita lorda. Quindi tutto questo prima delle tasse. Perché ovviamente qua abbiamo un profitto, però qua abbiamo il margine positivo, altrimenti conosciuto anche come margine profitto lordo, giustamente. No, si capiva, però... Madonna, ma povero Goshiki. Quindi, denaro ricevuto, denaro utilizzato e il denaro rimasto. Eccola, va bene. Sì. Ecco appunto, vediamo. Sì, i fondi utilizzati per estendere la linea ferroviaria. Quelli infatti va. Vabbè, solo le spese che sono direttamente collegate alle vendite, giustamente. Alle vendite nette vanno nella voce dei costi dei beni venduti. Ok. Ah, come investimenti. Quindi dai un'occhiata semplicemente a quanti soldi la nostra ferrovia ci sta facendo. Va bene. Ok. Quindi poi abbiamo qua, perciò... Allora, questa è tutta quanta la stazione ferroviaria. Ok, ok, ok. 20.000! Abbiamo aumentato il margine, abbiamo aumentato i profitti. Grande. A questo punto, vediamo un secondo. Treni, andiamo a vedere più in dettaglio. Madonna, questo qua però... mi sta costando. No, aspetta, no, si è leggermente ridotto si è leggermente ridotta la perdita, mi sa. No, 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 che cosa? Che rinuncia? Eccola qua. Voglio andare un po' più veloce, per vedere un pochino anche magari qua quanto può guadagnare. Vabbè. Aspetta, vediamo. Ok, sono curioso. Vabbè, le spese perché non ci sono abbastanza passeggeri in certi momenti. Tipo, vedo che ne salgono pochi, se vedo bene. No, 20? No, in realtà sta facendo... no, adesso invece no, perché ne salgono di pochi, quindi rimane qua intorno al 1.110.000 yen di perdita. Noto. Vabbè, grazie. Oppure, vabbè, intorno ai 1.110.000, 1.120.000, vabbè. E grazie al è notte. No, che notte? Sono le 10 e le 11, vabbè. Non è notte fonda, dai. Vabbè. Quindi andiamo a vedere anche l'altro treno. Un altro. Quello che in realtà... questo sì, invece, che dà guadagni. Però quante... no, sì, sì, sì.
Ok. Perché inattivo? Perché inattivo l'altro treno? Non ho capito, scusate. Quindi vediamo, nessuna deteriorazione, ok. Poi vediamo qua le spese operative. Ah, ecco il dettaglio, eccolo qua. 5.810 yen per chilometro. Ok. E quanto guadagna? Cioè, scusatemi. Ah, vabbè, se per persona è ah, per persona sarà, sì, sarà il costo di biglietto per persona. Ok, oh, sì, 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 ok, ok. Quindi l'altro invece... no, basta con questo. Normale. Ok. Quindi l'altro invece abbiamo... No? Abbiamo... Ah, vabbè, costi uguali e anche biglietti uguali. Ci sta, giustamente. Perché lui, è proprio lui. Va bene. Chiamiamola. Sì, già. Mm. No, 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 io non ho alcuna fretta, anzi. Ok. Quindi voglio dare un secondo un'occhiata qua. Allora, abbiamo detto i nostri conti. Vabbè, qua quanto abbiamo? Vabbè, 38. Vabbè, ovviamente dobbiamo ancora iniziare a fare qualsiasi cosa qua. A parte aver messo un po' di treno qui. Potremmo già... No, allora, pianifichiamo un secondo. Perché abbiamo qua la stazione di Nomori. Poi va bene. Poi abbiamo la stazione di Tomoto. Poi abbiamo un bel po' di campi. Allarghiamo. Qua invece abbiamo il problema dei campi qua. Però vabbè, vabbè, in realtà... Dov'è l'altra stazione? Aspetta, dov'è l'altra stazione? Questo è il castello. Giusto? È quello che dobbiamo collegare. Giusto, 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 giusto. Vabbè, mi sa che comunque il collegamento bisognerà farlo... In che zona? Qua? Alla faccia del valore qua, in effetti. 4 miliardi di valore per il castello. Vale tanto. Beh, in effetti, questo invece qua 26 milioni normale. Quello 4 miliardi. Beh, metà turistica. Tra l'altro mi immagino anche che se riusciamo a portare più turisti il valore aumenterà. Perché diventa più rinomata meta turistica, credo. Poi abbiamo la stazione qua e va bene, sono... Ah vabbè, in realtà sono già collegate tutte e tre. Giusto, le abbiamo collegate tutte e tre. Cioè, due erano già collegate e la terza l'abbiamo collegata prima. Vabbè. Chiamiamola. Allora, questa qui è scuola, sì. Bella però la vista qui della scuola, sul mare. Oltre che sul nulla, perché dopo non c'è niente, è tutto vuoto. Vediamo un secondo il cielo. Quanto va strano vedere la camera che cambia così. Guardate il cielo. Ehi. Allora, un secondo, dov'è la stazione? Un secondo. Vediamo qua. Ah, ecco qui. Ehi. La vedi quella stazione? La vedi? Tu puoi andare là, verso quella stazione. Detto questo, rivediamo ancora il cielo e poi chiamiamo la segretaria alle 2:30 di notte, ma... No, aspetta un attimo. Andiamo un po'... Andiamo alle 9 di mattina, almeno alle 2:30, no, e dai. Siamo comprensivi. E vediamo anche in effetti il cielo che diventa... Perché diventa giorno. Ma buongiorno, e siamo al 3 aprile. Madonna, vedere comunque le macchine che scorrono così fa ridere. Oltre che i treni, soprattutto. Zoom, zoom. Poi, purtroppo, questo qua ancora deve andare al contrario. 9:30, chiamiamola. Allora, la signora Setochi e la signora Dogo. Due dei nostri contatti nel governo locale. Oh! Sì, ricordo l'accordo, lo ricordo molto bene.
Quindi Miss Dogo è della divisione della pianificazione cittadina, Miss Toci del dipartimento del turismo. Immaginavo. Ok. Ah, abbiamo anche l'opzione dell'ufficio del governo, che tra l'altro abbiamo anche visto prima. Allora, aspetta che dobbiamo... Normale. Sì. Ok, quindi andiamo al telefono già. Sento già cornette, telefoni che squillano. Oh, ma salve, ma signora del turismo. Cioè, Setoci, scusami. Questo è Marco, non ha un cognome, è soltanto Marco. E il mio nome è Reiko Setoci, vabbè. Oh, si aggiusta anche i capelli, anche se è un'immagine ferma. Scusate che è caduto il secondo schermo dalla base. Per secondo schermo intendo telefono e per base intendo lo stand del 3DS per chi dica lo Stop Rising. Tra l'altro vedo anche... Ah, abbiamo anche grafici dei trend della popolazione. Buono! Tra l'altro noto adesso, vista la progressione della popolazione, che, come dire, farle fare il salto da 8.000 a 20.000 non è facile. Quindi sì, veramente contano tanto sul turismo, perché se si andasse normalmente si arriverebbe a 20.000 tipo nel 2021. Cioè adesso sarebbero 20.000 persone. Anzi, non ci arriverebbero comunque a causa della regressione demografica. Giusto, giusto. Non ci sarebbero mai arrivati. Oh, ma salve signora Oh. Quindi abbiamo lo yin e lo yang. Ho già capito. Abbiamo quella professionale, quella misurata, quella diplomatica e abbiamo l'altra. Ho già capito. Cioè, vediamo. Ah, no, in realtà anche lei è professionale. Non lo so perché, ma da quella posa così, chissà che credevo. Ok. Ok. Sì, anche indagini presso la popolazione, industrie e quant'altro. Ok. Sì. Brutta impressione iniziale a parte, sì. Cioè, brutta da parte mia, non da parte sua. Ah, una presentazione? Andiamo. Quindi abbiamo turistici. Ah, sono anche aumentati i turisti rispetto all'altro giorno. Bene, un minimo. Sì. Quindi un piccolo numero, beh, 57. Però più il 5 stelle. Per favore, nota che la tua strada, la tua rotta turistica non verrà considerata ufficialmente lanciata fino a quando i turisti non... Allora, non verrà considerata fino a quando i turisti... No, aspetta, è il contrario. Vorresti dire che fino a quando non saranno in grado di utilizzare la ferrovia per viaggiare verso le attrazioni dalla città vicina. Sì, anche dalle città vicine, no? Sì. Perfetto. Sì, in effetti è quello che si è visto anche dalle istruzioni. Sì.
Ah, ok. Va bene. Però, come già detto, concentriamoci prima con le ferrovie. Ecco appunto. Ah, abbiamo anche i treni dei turisti, ok? Ah, va bene, in realtà 91 abbiamo un 10.000. Ah, ok. Quindi i turisti in totale. Però qua bisogna fare un salto immenso, cioè di 20 volte. Mhm. Poi andiamo anche con le statistiche dell'industria. Eccoci qua. Molto belle dettagliate. Perché vedo ad esempio qua anche dei livelli economici. Posso notare foresta, agricoltura. Poi abbiamo che cosa? Istruzione. Poi fabbriche niente. Vabbè, scemo io. C'è la leggenda sopra. E tra l'altro ti dà anche più dettagli. Vabbè, ti dà i numeri precisi. Quindi abbiamo foreste 19 miliardi di. Sì. Agricoltura 45, quella che rende di più. Vabbè, fabbriche 1 miliardo. Commercio 2 miliardi, quasi 3 miliardi in realtà. Ricreativo, quindi parchi e vabbè, parchi di divertimento e quant'altro 251 milioni, quindi niente. Vabbè, il pubblico 19 miliardi. Residenziale 3 miliardi. Trasporti 1 miliardo e 654 milioni. Ok. Assegnazione. Poi ci sono anche altre indicazioni, però la signora qua la copre in questo momento. Sì. Perfetto. Ecco, quindi abbiamo popolazione, l'abbiamo già vista. Livello di economia sarebbe il totale di livello economico, il totale è qua. Turisti 57. Percentuale di utilizzo del trasporto pubblico 80%. Te credo. Quindi poi l'intera città. Poi abbiamo anche le varie zone. L'Urano e Village. Quindi giustamente. Quindi abbiamo, aspetta un attimo. Allora, l'Urano e Village e l'Enomori Village hanno un livello economico non troppo dissimile. Tra l'altro vedo che l'Urano e Village viene zonato come zona commerciale. L'Enomori Village invece non specificato. Sono tutte zone commerciali a parte Enomori. Poi abbiamo anche Nobusu che è 9 miliardi, quindi molto di meno. Quindi abbiamo Uranoe ed Enomori livello economico vicini. Poi Nagashiro Village con 19 miliardi. E poi in fondo con poco meno di 10 miliardi Nobusu Village. Quindi ok, tra l'altro non ha una fava di pubblico. Allora da notare come Nobusu non abbia una fava di pubblico, ricreativo, commerciale o manifatturiero. Ok. Abbiamo visto. Torniamo all'ufficio governativo, quindi sì. Vabbè, qua abbiamo i vari livelli, sì, sì. Ah, eccola qui, la strada turistica, giusto, eccola qui. Bisogna collegare con Nagashirojo, sarebbe il castello se non sbaglio, no? Bisogna collegare là. Quindi, aspetta, Asuoka. Ah, cavolo. Il livello della città di Asuoka è quello metropoli. Quindi devono essere quelle vicine. Ah, ho capito, sono quelle vicine, credo. Scusa. Ah, no, Nagashirojo è il nome proprio della zona, sì. Come si chiama invece il castello? No. Ah, no. No, scusate un secondo. Sto cercando di vedere meglio. Quindi, informazioni turistiche. Ok, da Komita poi livello città di dimensioni medie. Sì, ok, non ci sono ancora, dobbiamo crearle. Direi di chiamare la segretaria.
Mhm. Ah, ok, perfetto. Per appunto, Nagashirojo è il nome del castello. Marcondino di Rondello. Quindi dobbiamo creare, e grazie al K, una stazione vicino al castello. Nelle vicinanze. Ah, quella? Quella dici? Allora, le opzioni delle stazioni sono state aggiunte al menu. Oh, vediamo. Ah, eccola qua. Perfetto, perfetto. Quindi direi, allora, un secondo. Un secondo, voglio vedere meglio. Ah, sì, 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 sì. Ah, sì, 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 sì. È lì vicino. Ok, perfetto. In effetti pensavo che avremmo messo la stazione tipo qua. Ma scemo io, perché in effetti c'è lo spazio qua. Ci sta. Quindi. Sì. Nuova stazione. Ok. Ah, perfetto. Bentornato, signor Ise. Esatto. Hai ragione qua. E non sono ironico. Mhm. Va bene. Ok, va bene. Via. Madonna, c'è stato il momento in cui ho cambiato l'inquadratura che sembrava un po'. Sapete la lente la lente a boccia di pesce? Ho visto quell'effetto per un secondo. Mhm. Ok. Sì. Sì. Quanto entusiasmo comunque, Go. Sì. Ok, quindi qualora volessimo creare per l'appunto una doppia traccia, una doppia linea ferroviaria, lui ci raccomanda di farlo con due piattaforme, ognuna lunga 5 quadrati. Ok. Sì. Quindi, tra l'altro vediamo alla faccia, quindi abbiamo prezzo di costruzione 350 milioni, struttura in sé 30 milioni, tasse, eccole qua le tasse 31 milioni, quindi totale 411 milioni. Ok, sì, 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 sì. Ok, vediamo. Tra l'altro qua bisogna fare in modo che arrivi. No, giusto, dobbiamo ruotare, dobbiamo ruotare, dobbiamo ruotare. Mettiamoci qua. Aspetta, no, perché voglio ruotarla poi, ok? Ah, ecco tra l'altro, quindi aumenta. No, vabbè, un attimino. Facciamo già adesso per uno o per due? Facciamo. Allora, intanto ruotiamo. Ecco qua, adesso sì. Perché credo che sia meglio di qua. Ah, meglio così, sì, 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 meglio così. Ecco, qua due già. Facciamo. Facciamo così. No, facciamo tre, va? Facciamo. No, quattro. Facciamo quattro. Proviamo un attimo. Conferma. Ok, questa quindi. No, aspetta. Ah, costruita. Ah, allora. Ok. Abbiamo anche sì la stazione. Poi abbiamo anche l'edificio della stazione. Sì. Poi deposito. Ah, ok, 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 ok. Anzi, vediamo meglio, va? Vediamo la stazione qua. Sì, per mantenere i treni, per rallentare il loro deterioramento. Aspetta.
ovviamente. Sì. Abbiamo fatto... Tra l'altro subito. Ah, ok, quindi te la mostra soltanto, però non è ancora completata. Ok, ok, ci sta. Il calendario, sì, nell'angolo destro. Per vedere... Sì. Con un simbolo dell'elmetto, ok, va bene. Sì. Ok. Va bene. Quindi abbiamo già... Aspetta, abbiamo già una linea tracciata. Dove esattamente? La stazione... Dove cacchio sta la stazione? Ah, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Ah, qua la vedo. Tra l'altro ho fatto anche bene. Vabbè, tanto poi connetteremo con l'altra linea. Ho fatto bene a metterla così, eh. Ho fatto bene, bene, bene. Quindi, a questo punto... Sì. Tra l'altro ci verrà un bel po' di costi ora che ci penso. No, qua. Allora, quindi poi si parte da qua. No, 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 aspetta. Aspetta un attimo. Ecco, adesso ritorniamo. Quindi... Poi... Sì. Sto vedendo tutti i prezzi qua. Un attimo, perché sto vedendo... Sì, ok. E credo che sia questo, no? Aspetta. Ok, aspetta, ho distrutto qualcosa? Perché voglio cercare di distruggere il meno possibile costruendo. No. C'è un modo. Aspetta, altezza dice... Ah, posso anche... Eh sì, giustamente le sopraelevate, ma qua non serve. Allora... Ma perché ti sminchi? Allora... Andiamo così. Vabbè, vediamo, abbiamo... Quanto abbiamo distrutto qua? Dovrei essere in grado di connettere... No, qua. Sì, perfetto. Vediamo. Quindi alla fin fine viene un bel po', 644 milioni. Però ci sta, perché comunque abbiamo strutture, poi tutto il prezzo della terra, tanto. Cioè le strutture sono le strutture e il prezzo della terra. E ci sta. Conferma. Eccola qui. Tra l'altro quindi sarà pronta... Ah, il 13 aprile. A questo punto io direi anche di andare avanti col tempo. Vai. Velocizziamo. Magari terminiamo la puntata vedendo un pochino l'inaugurazione qua dell'ultima della stazione, va? Però ce ne vuole. Non c'è un modo per accelerare ancora di più? Tipo... andare oltre i limiti? Vabbè, lasciamo andare un secondo. Andiamo. Ah, 4 aprile, vabbè, però ce ne vuole un po'. Vabbè, sperando che non impieghi 10 minuti veramente.
Ah, perché? Che cosa c'è? Scusami. Anzi, vabbè, visto che abbiamo la chiamata, anzi facciamo così, va, forse è meglio. Quindi, sì. E allora, una volta che l'hai fatto, i turisti avranno la possibilità di trasferirsi alla stazione Enomori, sì. Eh, è quello che stavo già facendo, in effetti. Ah, abbiamo... Ah, alleluia, abbiamo anche l'opzione del fast forward ancora di più. Perfetto, sì, sì, va bene, 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 bene. Hm. Cioè, tra l'altro no, sarebbe bello però a utilizzare quella funzione fino ad arrivare al 31 marzo 1995. Sarebbe splendido, fantastico. Ops! Ops, sono andato un po' troppo avanti col tempo, scusate. Ops. Allora, aspetta, quindi uno a questo punto. No, non fermo. Uno. Quindi, fast forward. Fast forward. E così. E qui vediamo anche i cali di frame rate. Pioggia? Pioggia? Oh mio Dio, il frame rate. Adesso capisco. Il frame rate. Cioè, vabbè, più che altro. Allora, siamo al 13. Ci siamo quasi. 13. Vabbè, un attimino. Fermo, fermo, fermo. Fermo, fermo. Fermo. Ah, ok, perfetto. Una volta... Sì, ci hanno fatto un film, va bene. Una volta che hai completato la ferrovia, la strada della ferrovia, l'icona apparirà sui treni. Sì, e indica che i turisti stanno utilizzando i nostri treni per viaggiare. Però fai attenzione che con questa icona apparirà soltanto quando utilizzi la camera isometrica. Sì, se riesce a far sì che anche i turisti al di fuori della città viaggiano sui nostri treni, sarebbe un grande successo. Però per fare in modo che accada quello, abbiamo bisogno di completare la costruzione di tutte le stazioni sulla route. Ci vorrà tempo, ma dovremo solamente essere pazienti. Va bene, sì, 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 sì. Andiamo qua. No. Sì. Sì. Ah, abbiamo la timeline, giusto? Andiamo, report, timeline. Informazioni della compagnia, timeline. Avremo... Ok, abbiamo la stazione completata. Quindi un attimo. Anzi, no, aspetta. Vediamo meglio qua. Sono già aumentati i turisti. Allora, quindi Asuka. È stata aggiunta poi la stazione di Nagashiro Nord. A piedi, però Nagashiro no. Ok. Andiamo domattina. Ok. Poi che altro manca a questo punto? Intanto salviamo. Con un nuovo save file però. Aspettate, devo connettere anche dalla stazione al castello? Aspetta, come?
devo creare... Aspetta un attimo, scusami. Ah, vabbè, dalla stazione qua... E come faccio a connettere, scusami? No? Aspetta, no, il treno, ho bisogno di un treno. Aspetta, i treni vanno... Fammi vedere un secondo qua. C'è un treno che vada? Mi sa che devo mettere il treno. No, aspetta. Voglio capire meglio. Mm. Madonna. Ah no, giusto, l'ho sbagliato. Aspetta. Ok, abbiamo quindi la stazione. Ma ci sono treni che passano? Oppure no? È quello che voglio capire. Cioè, tipo, il treno qua viene... Sì, sta... Oh, signore, no! 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 E grazie al cavolo! E grazie, ecco perché. Com'è possibile? Perché non ho visto poi alla fine. Oh mio Dio, che idiozia mia. Allora, dobbiamo rivedere un secondo qua. Demolisci. Ok. Costruisci invece. Oh mio Dio, che... Mi sento in imbarazzo. Devo distruggere tutta... Oh mio Dio, quanti costi in più. Oh mio Dio, ma perché io pensavo che fosse... Ma che cavolo. Demolisci. No, vabbè, allora, questa parte qua no. Questa però... Quanti costi in più però. Ma perché pensavo che fosse andato a buon fine? Demolito. Adesso mettiamo. Allora. Giusto, mi fai vedere un secondo. Devo vedere meglio ok. Mo' voglio vedere però. Mo' voglio vedere. Mi sembrava strano infatti. Allora. Mo' fammi vedere. Non è che mi fai altri scherzi. Di nuovo. Di nuovo. Di nuovo. Undo. Allora. Ok. No. Voglio terminare la puntata almeno costruendo una stracavolo di ferrovia normale. Iniziamo da qua, va? No. Peggio. È peggio da qua. Ho capito. Forse devo iniziare. Ecco come si fa. Ecco come si fa. Allora, aspetta.
Facciamolo partire da qua. Dove cacchio sono andato? Fermo. Ok, di qua scusate, mi stavo perdendo. Ok, adesso sì. Spero. Vediamo come va. Adesso sì. Adesso sì. Aspetta. No? Perché voglio vedere meglio. Voglio vedere meglio. Quanti soldi che ho perso. Ok, adesso posso fare conferma. Oh. E altrimenti, meno male che ho visto che altrimenti mai ci sarei arrivato. Ma che scemo. Ma che scemo. No, perché veramente io pensavo che fosse rimasta come si deve. Invece no. Invece no. Si è spostata mentre finivo. Vabbè, adesso i treni però arrivano, no? Adesso è perfetta. Perché io, cos'è che ho fatto prima? Ho messo l'inizio al bordo. E io pensavo che bastasse. Invece no, dovevo mettere l'inizio in corrispondenza della fine, proprio, non poco dopo. Ecco, adesso ho capito. Però voglio vedere il treno. Voglio vedere un treno che... Anzi no, andiamo a parlare che adesso è completata. Adesso sì. No? Non la considera? Vabbè, dobbiamo attendere quindi che arrivino dei treni. Il primo treno. Ecco, sta arrivando il primo. Dai, 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 dai. Treni. Sta arrivando. Madonna, quanto sta... Aspetta, vediamo, arrivo. Ok. Dalla finestra. Vediamo meglio qua. Voglio vederlo meglio questo. Allora, poi... questa dovrebbe essere la stazione, quella nuova. Spero, dovrebbe girare. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a vedere esterno. Eccoci qua. Ah, vabbè, l'altra, giusto. Comunque vorrei capire perché indica mezzogiorno con lo 00 manco fosse la mezzanotte. Cioè, va bene. E poi... Ah, adesso è a posto. Grazie al cavolo prima che non poteva. Grazie al cavolo. Quindi lo sviluppo sta aumentando nell'area attorno alla stazione di Tomoto. Ecco qua. Adesso sì. Però ha aumentato anche... Ah, eccola, adesso è arrivata. Beh sì, doveva arrivare prima. Adesso. Adesso ci sta. Adesso abbiamo le buone notizie. Eccola qui. Sì, adesso sì. Prima ero idiota io, adesso sì. Sì. Oddio, vicino. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Siamo a 422, un secondo. Ok. Ho riparato il mio torto. Adesso possiamo anche terminare la puntata di quest'oggi. Ah, va bene. Allora, sì, madonna. Andiamo in camera isometrica. Adesso, va bene. Ah, la mia bella stazione, la mia bella ferrovia. Dopo averla rifatta, purtroppo. Vedo che il budget è già sceso. Figuriamoci adesso. Il capo dei conti sarà su tutte le furie. Frugale come lui. Vedere uno che la prima ferrovia che fa sbaglia pure. Perfetto. Va bene. Per questa sera va bene così.
Visto che questa settimana è stata molto impegnativa, mi sa che per le prossime live inizierò non il martedì ma mercoledì. Comunque, per la cronaca saranno nuovamente dedicate a Super Mario 3D World più Bowser's Fury e a Crash Bandicoot 4 It's About Time. Come al solito caricherò questa live così come tutte le altre live sul canale MP Rewind. Sto cercando di mantenere un ritmo di una live caricata al giorno quando c'è una live da caricare, sempre verso le 12. Poi, sperando di risolvere comunque anche i problemi della cam che ho avuto quest'oggi, spero che abbiate gradito la presenza di Thomas e Tank Engine come ospite speciale di questa puntata dedicata ai treni. Se vi è piaciuta la puntata di oggi, spero che lascerete un follow, così sarete sempre informati, così non soltanto potrete vedermi in diretta, saprete anche sempre quando sono in diretta, ma ancora prima di quello potete essere sempre informati sulla programmazione di MP Stream. E ci sono anche i link per MP Rewind, il canale degli archivi, ed MPTV, il canale diciamo principale di YouTube, che si riempirà di contenuti presto, lo spero. Se volete essere informati anche in generale su tutto quello che faccio io, c'è il canale di Twitter, che vi dà anche aggiornamenti sulla programmazione e quant'altro. Mentre ci sono persone che prendono il treno ancora una volta per andare al castello Marcondino di Rondello, al castello di Nagashirojo, ringrazio quelli che sono passati, quelli che hanno visto e che vedranno poi quando sia come VOD che quando sarà presente su MP Rewind. E ci vediamo alla prossima. O meglio, visto che si parla di treni, ci vediamo alla prossima stazione. Scusate.